小さな店の片隅で彼は今日も働いてる。古い時計新しい時計全部直してみせるんだ。銀座の時計修理屋君の時計を直します。でもちょっと待って気をつけてトラブルの予感がする。Ed eccoci arrivati alla fine di questo 2025 e volevo fare con voi un recap di quali sono stati gli acchiappi più clamorosi di quest'anno. Come sapete sono circa 3 anni che mi sono appassionato all'orologeria, sono circa 2 anni che faccio anche le revisioni e quindi quest'anno ci ho dato particolarmente dentro con gli acquisti di orologi. Compro orologi dal Giappone, quindi riesco a pagarli un po' meno, poi li sistemo e poi li tengo in collezione. Qualcuno l'ho anche venduto, pochi in realtà, perché diciamo che facendo un totale quest'anno ho comprato all'incirca 36 orologi. Dico all'incirca perché ce ne ho ancora alcuni che devono essere spediti e qualcuno sicuramente mi sono dimenticato. Tra questi 36 orologi non comprendo quelli che ho comprato per pezzi di ricambio, quindi sono sicuramente di più. E di questi 36 orologi per alcuni ho fatto degli affari abbastanza clamorosi e appunto in questo video qua vedremo i 3 best of di questo 2025, cioè gli orologi che ritengo siano stati i colpi più clamorosi dell'anno. Come ho fatto questa classifica? Ho cercato di fare una cosa difficile, ossia cercare di capire qual è il prezzo di mercato di questi orologi. Non è semplice calcolare il prezzo di mercato perché ci sono dei siti come Watch Charts che dà una valutazione dell'orologio in base alle vendite, però come potete sapere le vendite comprendono orologi venduti per pezzi di ricambio come orologi venduti in condizioni NOS, quindi la forbice tra questi due prezzi è enorme. Ho cercato di fare un po' una valutazione personale, giusta o sbagliata che sia, però insomma dovevo cercare una valutazione. Quindi ho calcolato il delta tra i soldi che ho speso per acquistare e riparare l'orologio e il costo di cioè il prezzo di mercato, quindi ho cercato di vedere quali sono gli orologi che ho comprato quest'anno che hanno questo delta più grande. E cominciamo subito con il terzo posto. Al terzo posto abbiamo il 5606 5120, l'orologio che ho associato a Simo del Mare, uno dei 5 samurai. È un orologio con il suo bracciale originale che è molto bello, la clasp originale, e un vetro sfaccettato particolare perché non è il classico vetro sfaccettato in minerale ma è in plexiglass. Quindi il prezzo complessivo l'ho comprato a 58 euro l'orologio, la spesa totale è stata di 76 euro compreso del vetro. Il quadrante non è esattamente in perfette condizioni, però insomma, i difetti che ha si vedono poco. E il delta complessivo di questo orologio qua è stato appunto 350 euro, che è il valore di mercato che io affibbio a questo orologio, comprensivo di un 100 euro di revisione, perché farò un video poi sulle revisioni, sono necessarie secondo me. Quindi mettiamo un 100 euro di revisione, che è poco. Si arriva a un totale di 350 euro, quindi 250 euro un Lormatic più o meno il prezzo, dovrei averlo beccato, più 100 euro di revisione 3,50, meno 76 fa 274 euro. Quindi questo è il guadagno ipotetico che potrei avere nel venderlo. Non lo venderò mai, ma insomma è per fare questa classifica. È un bellissimo orologio con un quadrante particolare diviso in 3 fasce, col suo vetro sfaccettato, il bracciale è bello. È stato revisionato, l'ho revisionato completamente. 5606 ormai non dico che lo faccio a occhi chiusi, ma sono abbastanza confidente e mi ha sempre dato ottime soddisfazioni. E questo è il terzo classificato degli acchiappi 2025. Passiamo adesso al secondo classificato, adesso si va nel mondo dei quarzi, perché il secondo classificato è questo strepitoso Very Fine Adjustment o Adjusted, ossia il 3823 7000, quello che nel video ho associato al Super Auto Mach 5 con una bellissima sigla Go 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 Mach 5. Questo orologio qua è, lasciatemi il termine, iconico, perché è uno dei primi VFA,
A quanto l'ho comprato? Sono riuscito a comprarlo sotto i 100 euro, l'ho comprato a 96 euro. La spesa è stata irrisoria perché ho utilizzato un vetro non originale come ricambio, bensì un vetro aftermarket che ha una leggera differenza rispetto all'originale, però insomma mi sono accontentato in questo caso. Ha il suo bel bracciale originale, una delle N varianti di questo bracciale, perché questo orologio usciva in diverse varianti, sia con la scritta VFA che senza, che con 3 o 4 bracciali diversi. Questo è il suo bracciale corretto. In totale ho speso 101 euro, gli ho affibbiato un valore di mercato cercando di stare abbastanza stretto, anche di 390 euro, compresa la revisione. La revisione di questo calibro è particolarmente difficile secondo me, quindi 390 meno 101 fa 289 euro, che gli permettono di classificarsi al secondo posto di questa interessantissima classifica. Molto soddisfatto di questo orologio, non pensavo sarei mai riuscito a prendere uno di questi. Adesso mi manca un Superior e vedremo se arriverà il prossimo anno. Bellissimo orologio, questo ve lo consiglio a tutti quanti, si riesce a prendere a prezzi decenti. E prima di arrivare al primo classificato volevo fare delle menzioni d'onore per alcuni pezzi che magari ancora non ho sistemato, quindi non rientrano nella classifica. E tra i pezzi che non ho ancora sistemato ci sono questi due Seiko Alarm col calibro 72-23 referenza 6000. Sono riuscito a prenderli entrambe con le colorazioni e ho anche un bracciale originale che in questo momento non è montato perché sono prossimi alla revisione. Uno è funzionante, uno è da controllare, però insomma sono contento di questi due acquisti. Li ho presi a un prezzo relativamente basso e vedo che a livello di mercato viaggiano su prezzi che variano molto, non riesco a capire perché, ma insomma a buoni prezzi. La seconda honorable mention è per l'Emblem 2406-3040, di cui vi faccio vedere solo la cassa perché l'ho già smontato e lo sto sistemando. Questo era un orologio che cercavo da molto, quindi cercavo da parecchio, perché l'ho messo nelle menzioni d'onore di questa classifica, perché era un orologio secondo me molto raro, difficile da trovare, ma soprattutto perché sono riuscito, oltre a trovare l'orologio, vabbè in pessime condizioni, ho trovato nello stesso momento sia il vetro, che non è semplice da trovare, che il quadrante di ricambio. Trovare un quadrante di ricambio, come sapete, è parecchio difficile, insomma. Il quadrante di ricambio lo tenevo d'occhio da mesi e mesi e mesi, ma non usciva mai l'orologio. Finalmente è uscito l'orologio e non ci ho pensato un attimo di acchiappare anche il quadrante di ricambio. Non vedo l'ora di farvi vedere questo orologio finito, perché secondo me merita parecchio. Un'altra menzione d'onore è per forza per questo LCD. Questo LCD è il primo che ho sistemato, mi ha dato molta soddisfazione riuscire a sistemare il monitor a cristalli liquidi, mi ha dato molta soddisfazione vederlo funzionare di nuovo e soprattutto mi ha dato molta soddisfazione pagarlo solo 33 euro. Quindi pagato 33 euro non ci ho fatto niente di ricambio, sì ho preso la pellicola però sì, 5-6 euro forse, anche meno. Questo è stato un bellissimo acchiappo, sono molto contento, spero che nel 2026 arrivino altri col monitor LCD, perché sono molto belli e poi la soddisfazione di sentire le persone che quando lo vedono dicono «Ah, ce l'avevo anch'io da giovane», anche se magari avevano tutta un'altra roba, è molto soddisfacente. Ultima menzione d'onore non può essere che per l'orologio che cercavo da tanto, è uno dei due Lordmatic che secondo me insieme al 7000, quindi insieme al 7000 ha la cassa più rappresentativa della grammatica del design, quindi il 7000, 5606 7000 e 5216 8020 sono i due Lordmatic che se uno deve comprarne solo due, secondo me deve puntare su questi. Questo l'ho preso a un prezzo buono. Questo orologio qua in particolare rispetto agli altri Lordmatic ha dei prezzi assurdi, calcolate il doppio,
per questo qua, perché appunto è quello che viene chiamato Baby Grand Seiko, perché ha la cassa molto simile al Grand Seiko, a quella del Grand Seiko. Questo orologio qua sono riuscito a pagarlo 128 euro, ha un quadrante che ha un tipo di, dovrebbe essere il quadrante bianco, quello bianco argentato, però ha subito con il tempo una sfumatura molto interessante che va quasi dal rosa marrone al bianco centrale. Non sono un fan delle fioriture dei quadranti, dell'effetto invecchiato, eccetera, però questo devo dire che mi piace, quindi lo mettiamo e non vedo l'ora di sistemarlo. Questo ancora non è sistemato, pagato sì 128 euro, però se voglio il bracciale mi dovrò calare le braghe perché sicuramente quando troverò il bracciale me lo faranno pagare, non dico quanto l'orologio, ma secondo me siamo là quasi. E vediamo adesso al primo l'orologio che vince questa classifica degli acchiappi dell'anno, per diversi motivi tra l'altro, e il vincitore è, vediamo se avete indovinato, chi mi segue, il vincitore è, e non può essere altro che questo 58, 56, 80, 90, orologio che ho dedicato al cartone animato Lotti, il bambino grassottello che gioca a golf. Perché va a vincere questa classifica? Perché di recente ne è stato venduto uno in Giappone a prezzi altini, in condizioni, forse la cassa leggermente meglio, ma il bracciale l'ho trovato NOS. Questo è un altro motivo per cui questo è l'acchiappo dell'anno, perché oltre all'acchiappo c'è stato anche l'acchiappone, nel senso che ho avuto una fortuna sfacciata. Ho comprato solo l'orologio con la cassa e qua è stato un azzardo perché questi tipi di cassa qua dritti col cinturino stanno davvero di merda e bracciali con anse dritte stanno comunque abbastanza male. Questi vanno portati con il loro bracciale originale che vedete che ha questo tipo di lavorazione molto particolare che poi si riprende sulla cassa. Ho avuto una fortuna incredibile perché pochi giorni dopo aver acquistato questo orologio qua ho trovato il bracciale in condizioni NOS a un prezzo di 40 euro. Quindi è stato come trovare un quadrifoglio praticamente. Ha il suo quadrante bellissimo con questa lavorazione che non ho visto su nessun altro orologio, quindi l'ho visto solo su questo per il momento. Ho dovuto prendere dei pezzi di ricambio perché cosa c'era di rotto? La bobina, sì, la bobina era rotta, quindi ho dovuto prendere un donatore per sistemarlo. Però in totale questo orologio qua, comprato a 73 euro, solo la cassa senza bracciale, speso 40 euro per il bracciale, per i ricambi, vetro, eccetera, siamo arrivati a un totale di 117 euro. E ho stimato un valore di 480 euro, quindi 380 più 100 euro di revisione, 480 euro, e ci sta per questo orologio qua perché esperti dicono che sul mercato italiano potrebbe valere anche dai 5 ai 600 euro in queste condizioni. Quello che fa la differenza su queste valutazioni spesso sono le condizioni. Frega niente se sia revisionato o non revisionato, quello sembra che non freghi niente a nessuno, però se le condizioni esteticamente sono ottime e l'orologio in qualche modo va avanti, si spendono, si apre il portafoglio, si spendono questi soldini. Quindi questa è la classifica degli orologi che ho comprato quest'anno. Ne ho comprati appunto 36, sono stati tanti. Il prossimo anno non aspettatevi tutti questi acquisti. Il prossimo anno punterò più su orologi di fascia un po' più alta perché ho in mente di prendere sicuramente un Gran Seiko, sicuramente un Gran Quartz, un altro VFA che mi manca e qualche altra robetta, magari un King Seiko di quelli un po' con la cassa che mi piace, quindi il prossimo anno cercherò di prenderne meno di qualità un po' più alta e vediamo cosa succede. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto schiacciate mi piace e quindi spero che il lavoro che ci sto mettendo dietro, la fatica che sto facendo per fare i video sia ripagata dalla vostra affiliazione.
Con questo orologio vi auguro buona fine dell'anno, buon inizio e spero che anche per voi il prossimo anno sia un anno pieno di orologi e se vi interessano i Seiko vintage degli anni 70 rimanete collegati su questo canale perché almeno per un altro anno spero di andare avanti con questa avventura anche se i risultati sono quello che sono, ma insomma. Buon anno a tutti e buon 2026.